Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Sono super felice di avervi qui oggi per un nuovo video. Spero stiate tutti alla grande. Oggi vi racconto una storia che, credetemi, è degna di una telenovela turca, ma ambientata in Italia. Eh sì, preparatevi perché vi parlerò di un viaggio, di un amore dato quasi per perso, e di una chiamata inaspettata che ha scombinato le carte in tavola. Parleremo di Neslihan, della sua avventura italiana e, soprattutto, di un certo Burak. Prima di iniziare, però, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Attivate la campanellina per non perdervi nessun video e, soprattutto, lasciatemi un commento alla fine per dirmi cosa ne pensate. Mi fa sempre piacere leggere i vostri feedback. Allora, siete pronti per questa storia? Mettetevi comodi, prendete un caffè e ascoltate. Neslihan, una ragazza turca piena di sogni e ambizioni, aveva deciso di prendersi una pausa dalla sua vita a Istanbul. Una pausa per ritrovare se stessa, per imparare una nuova lingua e, perché no, per vivere un'avventura. E quale posto migliore dell'Italia? Aveva scelto Firenze, la culla del Rinascimento, una città che l'aveva sempre affascinata con la sua arte, la sua storia e la sua atmosfera romantica. Si era iscritta a un corso di italiano intensivo e aveva trovato un piccolo appartamento nel cuore del quartiere di San Lorenzo, a 2 passi dal mercato centrale. Le prime settimane erano state un vero e proprio turbine di emozioni. Nuovi amici da tutto il mondo, lezioni di italiano che le riempivano la testa di parole nuove, passeggiate senza meta tra le vie del centro, ammirando la bellezza di ogni angolo. Firenze la stava conquistando giorno dopo giorno. Si perdeva nei meandri di Piazza del Duomo, ammirando l'imponenza del Brunelleschi. Si lasciava incantare dai riflessi dorati del Ponte Vecchio sull'Arno al tramonto e gustava un gelato artigianale in Oltrarno, assaporando ogni momento di quella nuova vita. Aveva scoperto una piccola libreria indipendente vicino al suo appartamento, Libreria Rinascita, gestita da un signore anziano con una barba bianca e occhi gentili, che le consigliava sempre libri in italiano adatti al suo livello. Si sedeva ore a leggere, immergendosi nelle storie e cercando di decifrare ogni singola parola. Ogni tanto visitava i musei, cercando di capire l'arte che la circondava. Non era sempre facile, ma sentiva che qualcosa dentro di lei stava cambiando, che si stava aprendo a nuove prospettive e che la sua anima si stava nutrendo di bellezza. Però, nonostante tutta questa bellezza e questa eccitazione, c'era qualcosa che Neslihan non riusciva a scrollarsi di dosso. Un pensiero. Un ricordo, un nome, Burak. Burak era il suo ex fidanzato, il suo primo amore. Si erano lasciati qualche mese prima della sua partenza per l'Italia, una decisione difficile e dolorosa per entrambi. La distanza, le incomprensioni, le differenze di vedute avevano finito per logorare il loro rapporto. Ma, nonostante la rottura, Neslihan non era mai riuscita a dimenticarlo del tutto. Burak, alto e moro con occhi color nocciola, era un architetto con una passione sfrenata per la musica jazz. Si erano conosciuti a un concerto di un gruppo emergente di Istanbul e da subito era scattata una scintilla. Condividevano la passione per i viaggi, per il cinema d'autore e per la buona cucina. Avevano trascorso serate indimenticabili a passeggiare per le vie di Istanbul, mano nella mano, sognando un futuro insieme. Ricordava ancora il loro primo viaggio insieme, a Cappadocia, con le sue mongolfiere che coloravano il cielo all'alba. Si erano promessi amore eterno sotto quel cielo incantato. Ma col tempo, le loro strade avevano iniziato a divergere. Burak era sempre più preso dal lavoro, dai progetti ambiziosi che lo tenevano sveglio la notte. Neslihan, invece, sognava di prendersi una pausa, di esplorare il mondo, di dedicarsi alle sue passioni. Ogni tanto, mentre passeggiava per le vie di Firenze, le sembrava di vederlo tra la folla. Un'ombra, un profilo familiare, la facevano sobbalzare e accelerare il passo. Ogni tanto, sentiva la sua voce in mezzo al brusio della città. Un tono, una risata, la riportavano indietro nel tempo, ai momenti felici trascorsi insieme. E ogni sera, prima di addormentarsi, ripensava ai momenti felici trascorsi insieme. Riviveva i loro abbracci, i loro baci, le loro promesse. Aveva cercato di distrarsi, di conoscere nuove persone, di vivere appieno la sua esperienza italiana. Aveva fatto amicizia con altri studenti del corso di italiano, con i quali usciva la sera a bere un bicchiere di vino e a chiacchierare. Aveva anche conosciuto un ragazzo italiano, Alessandro, un musicista che suonava il violino in un gruppo folk. Alessandro era gentile e premuroso,
ma Neslihan non riusciva a provare per lui lo stesso sentimento che provava per Burak. Burak era sempre lì, nel suo cuore, come un'eco lontana, ma persistente. Una sera, mentre era seduta a un tavolino di un bar in Piazza della Signoria, sorseggiando un aperitivo e ammirando la bellezza del palazzo vecchio illuminato, il suo telefono squillò. Un numero sconosciuto. La vista di quel numero sconosciuto le diede una strana sensazione, un brivido lungo la schiena. In un primo momento, Neslihan pensò di non rispondere. Forse era un errore, forse era una pubblicità. Ma poi, spinta da una curiosità irrefrenabile, decise di alzare la cornetta. Sentiva che qualcosa di importante stava per accadere. Pronto? Disse, con un filo di voce. La sua mano tremava leggermente mentre stringeva il telefono. Neslihan rispose una voce maschile, una voce che le fece sobbalzare il cuore. Riconobbe immediatamente quel timbro, quella tonalità, quella cadenza. Era la voce di Burak. Burak chiese, incredula. Il suo cuore iniziò a battere all'impazzata. Le sembrava di sognare. Come hai fatto a trovare il mio numero? Non importa, rispose lui, con un tono di voce urgente. Devo parlarti. Ho bisogno di vederti. Neslihan era senza parole. Non sapeva cosa dire, cosa pensare. Il suo cuore batteva all'impazzata, come se volesse uscirle dal petto. La sorpresa era stata troppo forte. Cosa vuoi? Chiese, cercando di mantenere un tono calmo, nonostante il caos che le si agitava dentro. Voleva sembrare indifferente, ma la sua voce la tradiva. Voglio dirti che ho sbagliato, rispose Burak con un tono di voce sincero e pentito. Ho sbagliato a lasciarti andare. Ho capito che non posso vivere senza di te. Le parole di Burak la colpirono come un fulmine a ciel sereno. Non si aspettava una cosa del genere. Credeva che la loro storia fosse finita per sempre, che non ci fosse più alcuna possibilità di tornare indietro. Burak, non so cosa dire, rispose, con la voce tremante. Le lacrime iniziarono a solcarle il viso. È passato tanto tempo. Sono successe tante cose. Lo so, disse lui, con un tono di voce dolce e comprensivo. Ma ti prego, dammi una possibilità. Voglio venire a Firenze. Voglio parlarti di persona. Voglio dimostrarti che sono cambiato. Neslihan era combattuta. Da una parte, sentiva il desiderio irrefrenabile di riabbracciarlo, di tornare tra le sue braccia, di rivivere i momenti felici trascorsi insieme. Dall'altra, aveva paura di soffrire di nuovo, di illudersi per niente, di ricadere negli stessi errori del passato. Non lo so, Burak rispose. Ho bisogno di pensarci. Dammi del tempo. Va bene, disse lui. Ti darò tutto il tempo che vuoi. Ma ti prego, non chiudermi la porta in faccia. Ho bisogno di te. La sua voce era piena di supplica e di disperazione. Dopo la telefonata, Neslihan si sentì completamente sconvolta. Non riusciva a smettere di pensare alle parole di Burak. Continuava a ripetersi le sue parole, cercando di capire se fossero sincere. Era davvero cambiato? Era davvero disposto a lottare per lei? Passò la notte insonne, rigirandosi nel letto e ripensando a tutti i momenti trascorsi con Burak, ai loro primi appuntamenti, ai loro viaggi insieme, alle loro risate, alle loro lacrime. Rivedeva le immagini dei loro baci, delle loro carezze, dei loro abbracci. La mattina seguente si svegliò con un'idea ben precisa in testa. Doveva vederlo, doveva parlargli di persona. Doveva capire se c'era ancora una possibilità per loro, se il loro amore poteva essere salvato. Lo chiamò e gli disse di venire a Firenze. Gli diede l'indirizzo del suo appartamento e gli disse che lo aspettava. Sentì un sospiro di sollievo dall'altra parte del telefono. I giorni successivi furono un'attesa interminabile. Neslihan non faceva altro che pensare a Burak. Si chiedeva come sarebbe stato rivederlo, cosa gli avrebbe detto, cosa gli avrebbe chiesto. Si immaginava il loro incontro, le loro parole, i loro gesti. Finalmente, arrivò il giorno del suo arrivo. Neslihan era nervosissima. Si vestì con cura, scegliendo un abito che le stava particolarmente bene e che le ricordava un viaggio che avevano fatto insieme. Si truccò leggermente, cercando di nascondere i segni della notte insonne. Aspettò con ansia il suono del campanello. Quando sentì bussare alla porta, il suo cuore perse un battito. Aprì la porta e si trovò di fronte Burak. Era ancora più bello di come lo ricordava. I suoi occhi brillavano di una luce diversa, una luce di speranza e di amore. Sembrava più maturo, più consapevole. Si abbracciarono a lungo, stretti l'uno all'altra. Sembrava che il tempo si fosse fermato, che non fossero mai stati lontani. Sentirono il profumo l'uno dell'altra, il calore dei loro corpi.
Passarono ore a parlare, a raccontarsi tutto quello che era successo nelle loro vite durante la loro separazione. Burak le spiegò che aveva capito di aver commesso un errore madornale a lasciarla andare. Le disse che aveva pensato a lei ogni giorno, che non riusciva a immaginare la sua vita senza di lei. Le raccontò dei suoi successi professionali, ma anche delle sue difficoltà, della solitudine che provava senza di lei. Nesli lo ascoltò attentamente, cercando di capire se le sue parole fossero sincere. Vide nei suoi occhi il rimorso, la tristezza, ma anche la speranza e l'amore. Alla fine della serata, Neslihan prese una decisione. Era disposta a dargli una seconda possibilità. Era disposta a riprovarci, a combattere per il loro amore. Si baciarono appassionatamente. Un bacio che racchiudeva tutto il loro amore, tutta la loro sofferenza, tutta la loro speranza. Un bacio che sigillava un nuovo inizio. E così, la storia di Neslihan e Burak ebbe un nuovo inizio. Un inizio in Italia, una terra che aveva fatto da sfondo al loro amore ritrovato. Ecco qua. Che ne dite di questa storia? Un colpo di scena dietro l'altro, vero? A volte la vita ci sorprende con delle telefonate inaspettate che possono cambiare il corso del nostro destino. Spero che questa storia vi sia piaciuta. A me è piaciuto molto raccontarvela. Adesso, prima di salutarvi, vi ricordo i punti principali di questa avventura. Neslihan in Italia alla ricerca di se stessa, la difficoltà di dimenticare un amore passato, la chiamata inaspettata di Burak che ribalta tutto e, infine, la decisione di dare una seconda possibilità all'amore. Una vera e propria montagna russa di emozioni. E non dimentichiamoci di Firenze, la città magica che ha fatto da cornice a questa storia d'amore. Grazie mille per aver guardato il video fino alla fine. Spero che vi siate divertiti e che questa storia vi abbia tenuto compagnia. Adesso tocca a voi. Voglio sapere cosa ne pensate di questa storia. Lasciatemi un commento qui sotto e ditemi se anche voi avete mai vissuto un'esperienza simile. Avete mai ricevuto una chiamata inaspettata che ha cambiato la vostra vita? Credete nel destino? Avete mai pensato di dare una seconda possibilità all'amore? E, naturalmente, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace. Condividetelo con i vostri amici e familiari e, soprattutto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Cliccate sulla campanellina per non perdervi nessun nuovo video. Un abbraccio grande a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!